Buongiorno, buongiorno, o buonasera o buon pomeriggio, ovviamente, dipende sempre da quale parte del mondo sei, caro studente e cara studiante, e bentornato e bentornata nel nostro momento preferito del mese, e cioè la nostra lezione approfondita di grammatica del mese. Io aspetto sempre con ansia questo momento del mese, questo giorno del mese, perché come ben sai sono molto appassionata di grammatica e spero attraverso queste video lezioni di trasmetterti almeno il 20% della mia passione per la grammatica. Non chiedo di più, un buon 20%. E dunque, bando alle ciance, fatti i saluti iniziali, come sempre, passiamo immediatamente a vedere quale sarà l'argomento di questo mese. Vediamo che cosa tratteremo insieme. Innanzitutto parto dicendo che questa lezione è dedicata al mio carissimo studente John. John, grazie per avermi dato l'ispirazione per questa lezione. Durante una delle nostre lezioni, infatti, mi sono accorta che molti studenti, perché John è uno studente che già sta attraversando, diciamo, la linea di confine tra il B2 e il C1, è molto bravo John, sta attraversando questa linea di confine e mi sono accorta che uno studente come lui a quel livello ancora ha difficoltà molte volte, varie volte, non molte volte, varie volte a coniugare i verbi impersonali. Che cosa significa coniugare i verbi impersonali? Quando io faccio io vado, tu vai, lui va, noi andiamo, voi andate, loro vanno, eccetera, eccetera, questa azione che ho appena fatto, questo elenco di tutte le forme del verbo per ogni persona, questa attività si chiama coniugare il verbo. Quindi mi sono accorta con John, nonostante lui sia, ripeto, uno studente che si sta avvicinando al livello avanzato, mi sono accorta che ha ancora un po' di difficoltà a coniugare i verbi pronominali, come per esempio andarsene. E dunque, nella lezione di oggi, innanzitutto voglio aprire una parentesi sul concetto di verbo pronominale, quindi vedere insieme che cosa significa verbo pronominale, che cos'è un verbo pronominale. Fatto questo, poi, vorrei, come prima volta, perché non ho mai fatto una lezione del genere, vorrei aprire il mio Word, quindi aprire un documento Word e scrivere insieme la coniugazione del verbo pronominale, non impersonale, pronominale, del verbo pronominale andarsene, quindi proprio come esercizio. E proprio dal momento che su questo canale noi su Lernilango non solo studiamo insieme la lingua italiana, ma parliamo anche di metodi di apprendimento, di tecniche di apprendimento, voglio aprire una parentesi nella quale ti spiegherò perché questo che faremo insieme è un ottimo esercizio. Quindi ripeto, vedremo che cos'è un verbo pronominale, ok? Poi coniugheremo insieme un verbo pronominale per fare pratica e ti spiegherò perché questo è un esercizio importantissimo. Poi, se tu andrai dopo sul sito lernilango.com, sotto questa video lezione, troverai degli esercizi di grammatica su questo argomento che ho creato per te, con i quali potrai appunto mettere in pratica questo esercizio di coniugazione dei verbi pronominali in sene, che adesso capiamo insieme cosa sono. Piccola cosa che voglio dire, molto probabilmente nel corso della lezione dirò verbi impersonali, ok? Perché mi conosco e confondo spesso queste parole, pronominali, impersonali. Quindi quando sentirai impersonali, sai che volevo dire pronominali, va bene? Perché potrei confondermi varie volte. E dunque iniziamo subito e partiamo dal primo punto, e cioè cerchiamo di capire insieme che cos'è un verbo pronominale. Un verbo pronominale è un verbo che nasce con il pronome e che, grazie alla presenza del pronome, per mezzo della presenza del pronome, assume, acquisisce un significato diverso dalla sua forma senza pronome. Questo cosa significa? Significa che se io ho il verbo normale, chiamiamolo così, il verbo normale andare, e ho invece il suo fratello pronominale andarsene, questo significa che il verbo andare ha un determinato significato.
Il verbo pronominale invece acquisisce un significato diverso rispetto al verbo normale. Quindi, se io faccio un'operazione del genere, guarda, mi piace Roma, ci vado molto spesso, in questo caso ci vado non posso considerarlo come verbo pronominale, perché mettendo il pronome prima di vado, io non ho modificato il significato del verbo vado, ho semplicemente utilizzato un pronome seguendo la tradizionale regola che ci dice che se voglio sostituire nella frase successiva un luogo della frase precedente, utilizzo il pronome locativo ci. Quindi vedi, in questo caso io non posso parlare di verbo pronominale perché non ho modificato il significato originale del verbo. Se io invece utilizzo il verbo andarsene, mettendo all'interno di questo verbo il pronome se ne è, il pronome combinato se ne è, cosa sto facendo in questo caso? In questo caso io sto modificando il significato del verbo. Quindi andarsene non significherà solamente andare, ok? Ma acquisirà un nuovo significato che è quello di andare via. Arrivo alla cena alle 8 e me ne vado alle 10. Quindi in questo caso me ne vado non è semplicemente il significato normale del verbo andare, ma ha un altro significato, che è quello di andare via. Quindi ripeto, quando io utilizzo un verbo pronominale non sto semplicemente utilizzando un verbo nella forma normale più un pronome, come nel caso di ci vado, nella frase di prima, ricordi, ma sto utilizzando un verbo con un significato diverso, un verbo che assume un significato diverso grazie proprio alla presenza del pronome al suo interno. Quindi questa è la differenza principale tra i verbi normali che sono seguiti o preceduti da pronomi e i verbi pronominali invece che hanno al loro interno il pronome. Che cosa fa il pronome con questi verbi? Gli cambia completamente il significato. Non completamente, ma comunque gli cambia il significato. Va bene? E ovviamente come facciamo per scoprire il significato di un verbo pronominale? Andiamo sul vocabolario. Andiamo sul treccani.it, ad esempio, digitiamo il verbo però all'infinito, mi raccomando, lo digiti all'infinito, quindi se è andarsene, digiterai andare e quando poi si aprirà tutta la spiegazione dei significati sul vocabolario del verbo andare, cercherai all'interno della pagina andarsene, quindi il verbo pronominale, e all'interno del vocabolario troverai la sua spiegazione. Va bene? È molto semplice. In futuro io ho intenzione di creare una lista di verbi pronominali, ok? Proprio come un vocabolario scritto da me, e accanto ad ogni verbo pronominale metterò il suo significato, spiegherò il suo significato. Non ti preoccupare, prima o poi lo farò. Va bene? Detto questo, passiamo adesso invece all'esercizio che voglio fare con te oggi. Un esercizio molto tradizionale, devo dire. È un esercizio tradizionalissimo. Io mi ricordo che lo facevo alle scuole elementari. Ormai, diciamo, si è persa un po' di fiducia nei confronti di questo esercizio, ma io onestamente ci credo ancora, perché secondo me un buon metodo di studio unisce tecniche tradizionali e tecniche innovative. Quindi, vediamo insieme questo esercizio tradizionale. Molto semplice, l'esercizio tradizionale è quello della copiatura, cioè io scrivo qualcosa e tu copi quello che scrivo, poi lo ripeti e quindi lo riscrivi per almeno 5 volte. Quando alla scuola elementare noi stavamo imparando a scrivere, la maestra che cosa faceva? Scriveva le lettere alla lavagna, noi copiavamo le lettere e poi scrivevamo pagine intere di queste lettere, proprio per abituarci al gesto e quindi con l'obiettivo di, e arriviamo qui alla funzione di questo esercizio, con l'obiettivo di trasformare questo gesto di copiatura in qualcosa di automatico. Tante volte ripetere, riscrivere, dopo 3, 4, 5 pagine il gesto diventava automatico ed effettivamente poi, io ricordo, iniziavo a scrivere senza pensarci, perché avevo
come dire, interiorizzato la lettera, ok? E veniva fuori in modo automatico. E dunque l'esercizio che faremo oggi ha proprio questa funzione. Ha la funzione di rendere automatica la coniugazione del verbo pronominale. Io scrivo, tu copi e poi lo riscrivi almeno 5 volte e vedrai che più lo riscrivi, più diventerà automatico nella tua produzione. E adesso arriviamo infatti alla parentesi che volevo aprire sul metodo di studio, quindi sulle tecniche di apprendimento. Molto spesso sento dire dagli studenti, dai miei studenti e dalle mie studentesse: non riesco a usare il congiuntivo, non riesco a ricordare come fare il congiuntivo della terza o seconda persona. Lo so, se lo vedo lo riconosco, ma quando poi devo parlare non esce, ok? Quindi la coniugazione del congiuntivo, la coniugazione del condizionale, qualsiasi coniugazione. Sento spesso questa lamentela e allora uno studente giustamente mi chiede: come faccio per risolvere questo problema? Io rispondo: l'unico modo in questi casi è la ripetizione. Più ripeti, più interiorizzi. Più interiorizzi, più questa struttura diventa automatica nella tua competenza linguistica. Non c'è altra soluzione. Devi scrivere, scrivere, ripetere, ripetere, ripetere. Quindi oggi facciamo insieme questo esercizio, va bene? Quindi ora prenditi un po' di tempo, va bene? Come se fosse una lezione live in classe. Prendi un po' di tempo, prendi carta e penna o il computer o il cellulare, dipende da cosa utilizzi quando studi, e fai con me questo esercizio. Dopo, inoltre, ti consiglio un'altra tecnica molto efficace in questi casi, che è quella dell'ascolto. Quindi noi cosa facciamo? Adesso in classe io scriverò la coniugazione del verbo andarsene, tu copierai, ok? Ogni parte della coniugazione, quindi la coniugazione dell'indicativo, del congiuntivo, del condizionale, eccetera. Tu copierai, poi a casa dovrai riscrivere per altre 5 volte, ok? E poi dovrai registrare la tua voce mentre leggi la coniugazione di tutti i verbi, di tutti i tempi e modi verbali. Fatto questo, prendi la registrazione mentre fai sport, mentre cucini, mentre pulisci, mentre fai altro, ti ascolti, ripetere, ripetere e ripetere, ok? Se lo fai mentre stai dormendo, ancora meglio questa cosa. Quindi, ripeto, primo passo, io scrivo, tu copi. Secondo passo, a casa ricopi per 5 volte, ok? Tutto quello che scriviamo insieme in classe. Poi registri la tua voce, terzo passo, registri la tua voce mentre leggi tutte le coniugazioni, quindi tutto quello che scriveremo noi oggi in classe. Quarto passo, ascolti la tua voce ripetere la coniugazione, mentre fai altro, meglio quando dormi. Quinto passo, fai gli esercizi sul sito learnilango.com per fare ancora un po' di pratica. Ma gli esercizi li fai alla fine, dopo aver fatto tutti i 4 passi precedenti, va bene? E dunque iniziamo, andiamo su Word e iniziamo a scrivere insieme la coniugazione del verbo pronominale, va bene? Questa lezione è molto bella perché mi fa sentire come se fossi in classe, con la mia classe di studenti davanti. Bene, è una cosa che mi manca spesso, devo dire. Allora dunque, in classe, studenti, siamo pronti per partire con questo esercizio? Allora, vai! E iniziamo dall'indicativo, va bene? Lo mettiamo così carino. Andiamo giù e partiamo con l'indicativo presente. Io me ne vado. Tu te ne vai. Lui, lei se ne va. Noi ce ne andiamo. Voi ve ne andate. Loro se ne vanno. Ottimo. Imperfetto. Io me ne andavo. Tu, mi raccomando, scrivi insieme a me. Tu te ne andavi. Lui, lei se ne andava.
Noi ce ne andavamo, voi ve ne andavate, loro se ne andavano. Avanti, futuro, semplice. Io me ne andrò, tu te ne andrai, lui, lei se ne andrà, noi ce ne andremo, voi ve ne andrete, loro se ne andranno. Passato prossimo. Io me ne sono, me ne sono andato o andata, dipende. Tu te ne sei andato o andata. Lui se ne è andato e mi raccomando in questi casi nei tempi composti questo è corretto, questa struttura qui non è corretta, no, sbagliato, ok? Non si mette l'apostrofo in questo caso. Se ne è andato. Lei se ne è andata. Noi ce ne siamo andati o andate, dipende dal soggetto. Voi ve ne siete andati o andate, dipende dal soggetto. Loro se ne sono andati o andate. Trapassato, forza. Io me ne ero andato o andata. Tu te ne eri andato o andata. Lui se ne era andato o andata. Noi ce ne eravamo. Ho sbagliato, vedi? Lei se ne era andata. Noi ce ne eravamo andati, andate. Voi ve ne eravate andati o andate. Loro se ne erano andati / andate. Ultimo, futuro anteriore. Io me ne sarò andato, andata. Tu te ne sarai andato, andata. Lui se ne sarà andato. Lei se ne sarà andata. Noi ce ne saremo andati, andate. Voi ve ne sarete andati, andate. Loro se ne saranno andati o andate. Sì, sto andando velocemente, immagino, penso, sento le tue lamentele. Sì, sto andando velocemente. Quindi quello che tu puoi fare, se sto andando troppo velocemente, è di mettere pausa al video, va bene? Metti pausa al video e poi fallo da solo o da sola, rimetti play e guarda se hai scritto nel modo giusto, ok? L'importante di questo esercizio è copiare, devi copiare, va bene? Poi passiamo al congiuntivo e facciamo il congiuntivo, lo mettiamo così come nella parte precedente per fare una bella struttura testuale e iniziamo dal congiuntivo presente. Io me ne vada, tu te ne vada, lui se ne vada o anche lei, mettiamo qui, lei se ne vada. Noi ce ne andiamo, voi ve ne andiate, loro se ne vadano. Imperfetto. Io me ne andassi, tu te ne andassi, lui, lei se ne andasse, noi ce ne andassimo, voi ve
ne andaste, loro se ne andassero. Poi congiuntivo passato. Io me ne sia andato o andata. Tu te ne sia andato o andata. Lui se ne sia andato. Lei se ne sia andata. Noi ce ne siamo andati o andate. Voi ve ne siate andati o andate. Loro se ne siano andati o andate. Congiuntivo trapassato. Io me ne fossi andato, andato, andata. Tu te ne fossi andato o andata. Noi ce ne fossimo andati. Ups, ho saltato lui. Lui se ne fosse andato. Lei se ne fosse andata. Noi ce ne fossimo andati o andate. Voi ve ne foste andati o andate. Loro se ne fossero andati o andate. Passiamo al condizionale. Tac, tac. E iniziamo dal condizionale presente. Io me ne, presente, molto bene. Io me ne andrei. Tu te ne andresti. Lui, lei se ne andrebbe. Noi ce ne andremmo. Voi ve ne andreste. Loro se ne andrebbero. Condizionale passato. Io me ne sarei andato, andata. Tu te ne saresti andato, andata. Lui se ne sarebbe andato. Lei se ne sarebbe andata. Noi ce ne saremmo andati o andate. Voi ve ne sareste andati o andate. Loro se ne sarebbero andati o andate. Vediamo adesso l'imperativo. L'imperativo affermativo. Vattene. Vedi? Seconda persona singolare. Andatevene. Quindi tu vattene. Voi andatevene. Noi andiamocene. Eccolo qui. Affermativo e il negativo diventa non te ne andare. Noi non ce ne andiamo. Voi, dov'è? Eccolo qui. Non ve ne andate. E poi abbiamo infinito, infinito presente, l'abbiamo già visto, andarsene. Infinito passato, essersene andato o andata o andati o andate. Dipende dal soggetto. Poi abbiamo il participio e lo mettiamo qui, che diventa andatosene. Eccolo qui. Ed infine abbiamo il nostro gerundio. Abbiamo il nostro gerundio presente, andandosene,
e abbiamo il nostro gerundio passato, che diventa essendosene andato, andata, andati, andate. Bene, caro studente, cara studiante, tu adesso dovrai copiare tutto questo che ho scritto, tutte queste pagine, ok? E dovrai riscrivere queste pagine per almeno 4 volte. Dopo, mi raccomando, registra e ascolta la tua voce. Ti ripeto, e adesso torno da te, ti ripeto che per memorizzare e usare in modo automatico le forme, le coniugazioni del verbo, quindi quelle che abbiamo visto adesso insieme, l'unico modo è ripetere. Ripetere, scrivere, ripetere a voce, ascoltare, ma ripetere, 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 perché solo in questo modo diventeranno automatiche queste strutture, va bene? Quindi mi raccomando, esercitati con questo verbo pronominale e vedrai che poi per tutti gli altri verbi pronominali di questo gruppo sarà semplice parlare e usarli in modo automatico, coniugarli in modo automatico. Bene, fammi sapere poi come andrà questo esercizio e niente, ti ringrazio per questa lezione di grammatica un po' particolare della settimana, del mese anche. Vai sul sito, ti ripeto, lernilango.com e fai gli esercizi sotto la video lezione. Inoltre, se vuoi approfondire le tecniche di apprendimento della lingua italiana, io ho creato un metodo di studio che si chiama il metodo Precisina. È un metodo di studio gratuito e all'interno di questo documento troverai tantissime informazioni su come impostare un piano di studio efficace, in cui ti spiegherò anche le principali tecniche di apprendimento della lingua italiana. Ti ringrazio per il tuo ascolto, ti ringrazio per essere stato e stata con me in classe oggi. Ci vediamo il prossimo mese. Ciao!